Benvenuto su Discover Experience. Nel corso della storia, ci sono culture che hanno lasciato un'impronta così indelebile che le loro invenzioni continuano a plasmare il nostro mondo ancora oggi. Ci immergeremo nell'Impero Romano, caduto molti secoli fa, ma che ancora esercita un'influenza significativa sulla nostra società moderna. Gli antichi romani, celebri per la loro maestria nell'ingegneria civile, ci hanno lasciato innovazioni tecnologiche, culturali e architettoniche. Le loro realizzazioni, come strade e acquedotti, hanno resistito al trascorrere del tempo, plasmando il nostro mondo e contribuendo alle basi delle tecnologie attuali. L'impatto dell'Impero Romano è considerato di grande valore, poiché le loro conquiste hanno reso la vita più agevole per gli abitanti dell'antica Roma e hanno influenzato molte delle comodità tecnologiche che oggi consideriamo scontate. Iniziamo questo viaggio affascinante tra alcune delle invenzioni dell'antica Roma che continuano ad influenzare il nostro presente. Il cemento. Ha avuto un ruolo essenziale nella costruzione di numerosi edifici e opere architettoniche dell'Impero Romano. Noto come opus cementitium, questa forma di calcestruzzo era ampiamente utilizzata, rappresentando un elemento chiave nell'architettura romana. Composto principalmente da calce, pozzolana e aggregati come sabbia e pietra frantumata, il cemento romano possedeva una notevole resistenza e durabilità, mantenendo in piedi diverse strutture ancora oggi. Gli antichi romani furono pionieri nell'impiego del calcestruzzo come materiale da costruzione, consentendo la realizzazione di opere più imponenti rispetto ai metodi precedenti. Questa innovazione tecnologica fu ampiamente impiegata per la costruzione di acquedotti, ponti, anfiteatri ed edifici pubblici. Utilizzato per pareti, archi, volte e cupole, un esempio notevole è il Pantheon a Roma, il cui imponente domo è realizzato con calcestruzzo leggero e ricco di pozzolana. L'uso diffuso del cemento romano ha avuto un impatto duraturo sull'architettura e sull'ingegneria civile. Sebbene la conoscenza di questa tecnologia si sia persa con il declino dell'Impero Romano, solo nel XIX secolo, con la riscoperta di alcune tecniche costruttive antiche, il mondo occidentale ha iniziato a riappropriarsi delle competenze degli antichi romani nel campo del calcestruzzo. Gli acquedotti rappresentavano sofisticati sistemi di ingegneria idraulica, ideati per condurre l'acqua dalle sorgenti naturali alle città e alle relative strutture. L'aumento della popolazione cittadina e la proliferazione di edifici pubblici, bagni, terme e fontane avevano generato una notevole richiesta di approvvigionamento idrico. Pertanto, gli acquedotti divennero elementi essenziali per garantire un adeguato rifornimento d'acqua. Caratterizzati da un'accurata progettazione, considerando il percorso del terreno e la pendenza per assicurare un flusso costante, gli acquedotti superavano ostacoli naturali mediante archi e ponti. La costruzione impiegava materiali come pietra, mattoni e cemento romano. Una volta condotta nelle città, l'acqua veniva distribuita attraverso condotte sotterranee o arcate, alimentando fontane pubbliche, terme e abitazioni private. L'attenta manutenzione era cruciale per assicurare il corretto flusso dell'acqua, con l'eventuale costruzione di pozzi di ispezione e camere di distribuzione lungo il percorso. Gli acquedotti non solo soddisfacevano le esigenze idriche delle città antiche, ma costituivano anche un esempio rilevante di ingegneria idraulica avanzata. Questa eredità ha influenzato la progettazione degli acquedotti in epoche successive. I sistemi sanitari. Gli antichi romani hanno notevolmente contribuito all'igiene pubblica con l'innovazione e la gestione avanzata dei servizi sanitari. I loro sistemi di gestione delle acque e delle fognature rappresentavano una solida base per il mantenimento dell'igiene e la prevenzione delle malattie, dimostrando una straordinaria eccellenza ingegneristica. I Romani costruirono una complessa rete di condotte utilizzando una miscela di muratura, cemento e talvolta tubazioni di piombo. Questi sistemi di drenaggio, collegati e svuotati regolarmente, erano alimentati da ruscelli. L'uso di grondaie coperte contribuiva a mantenere le strade libere da rifiuti umani, mentre i bagni pubblici miglioravano notevolmente le condizioni di vita, sia in termini di decoro che di salute. Con la caduta dell'Impero Romano d'Occidente, la conoscenza nel costruire e mantenere tali strutture andò perduta, causando una significativa regressione nei servizi igienico-sanitari per secoli. Solo molto tempo dopo furono reintrodotti sistemi simili. Tuttavia,
A Roma, la Cloaca Maxima è ancora operativa, testimonianza della solidità dei progetti infrastrutturali romani. Le latrine erano presenti sia nelle abitazioni private che negli edifici pubblici, mentre le terme offrivano servizi igienici e smaltimento delle acque di scarico. Grandi residenze romane disponevano di sistemi di drenaggio interni, con pavimenti inclinati e sistemi di drenaggio sotterranei. Le fontane pubbliche alimentate dagli acquedotti contribuivano alla distribuzione dell'acqua in città attraverso tubazioni. La pulizia regolare della Cloaca Maxima e degli altri sistemi di drenaggio era essenziale per prevenire ostruzioni e cattivi odori. Complessivamente, gli antichi romani, consapevoli dell'importanza dell'igiene pubblica, svilupparono sistemi idraulici e sanitari avanzati per la loro epoca, migliorando significativamente la qualità della vita nelle città romane. Le strade. I Romani, noti per la loro avanzata infrastruttura, hanno progettato una rete di strade e autostrade che svolgeva un ruolo cruciale nella gestione dell'impero romano. Questa estesa rete, lunga oltre 55.000 miglia in tutta Europa e nel Mediterraneo, facilitava il rapido movimento di rifornimenti, soldati e comunicazioni. Le strade romane, essenziali per la connettività dell'impero, presentavano una robusta pavimentazione composta da un solido letto di ghiaia e pietrisco, seguito da lastre di pietra o mattoni. Questa costruzione garantiva durabilità e resistenza anche in condizioni meteorologiche avverse. Il sistema stradale romano comprendeva due tipi principali di strade: le vie o strade principali che collegavano le città principali e le province, come la via Appia e la via Flaminia, e i rami o strade secondarie che si diramavano per collegare insediamenti più piccoli, stazioni di ristoro e basi militari. Le strade romane rispettavano dimensioni standard, con una notevole larghezza variabile da 3,5 a 4 metri per le strade urbane e da 4 a 6 metri per le strade principali, agevolando il passaggio di carri e pedoni. I miliari lungo le strade principali segnavano le distanze da Roma, svolgendo un ruolo cruciale nella navigazione e nella comunicazione delle informazioni sulla distanza tra le città. La rete stradale comprendeva stazioni di sosta dove viaggiatori e carovanieri potevano riposare, scambiare cavalli e trovare cibo e alloggio. La manutenzione costante delle strade, con squadre incaricate di riparare danni e mantenere la pavimentazione in buono stato, contribuiva alla loro durabilità. Oltre al trasporto civile, le strade romane giocavano un ruolo essenziale nell'efficienza militare, consentendo alle legioni di spostarsi rapidamente attraverso l'impero per controllare e difendere le province. L'efficienza e la solidità delle strade romane hanno lasciato un'impronta indelebile nella storia dell'ingegneria civile e dell'urbanizzazione. La longevità della via Appia è un esempio di tale eredità, con tratti ancora visibili oggi. Gli appartamenti. La pressione demografica spinta dalla crescita dell'impero romano richiese soluzioni innovative per l'alloggiamento. Invece di costruire nuove case indipendenti, si adottò la pratica di impilare moduli abitativi, da 6 a 8, attorno a una scala e a un cortile centrale, creando così una sorta di condominio. Il risultato furono blocchi di appartamenti noti come insule, che occupavano interi isolati con strade che vi si snodavano intorno. Nel IV secolo d.C., Roma contava circa 45.000 di questi complessi residenziali. Gli appartamenti ai piani inferiori, denominati cenacula, erano riservati a cittadini di classe medio-bassa, mentre quelli situati ai piani superiori, chiamati celle, erano destinati agli inquilini più poveri. Le classi alte preferivano solitamente spazi abitativi indipendenti, separati e situati nelle zone prestigiose della città. Spesso alte fino a 5 o 6 piani, le insule raggiungevano notevoli altezze per ottimizzare lo spazio. Di proprietà privata o di investitori immobiliari, queste unità abitative erano di dimensioni ridotte. Le condizioni di vita erano spesso modeste, con strutture di base e spazi illuminati principalmente da finestre che si affacciavano sulla strada o sul cortile interno. A causa della velocità di costruzione, alcune insule erano soggette a problemi strutturali come crolli o incendi. La sicurezza strutturale non era sempre una priorità, aumentando i rischi per gli inquilini. Tuttavia, alcune insule includevano anche spazi commerciali o edifici pubblici al piano terra, come negozi, taverne o botteghe, aggiungendo vivacità alla vita urbana.
In definitiva, le insule riflettono la complessità sociale ed economica di Roma durante il periodo di crescente urbanizzazione. Concludendo il nostro affascinante viaggio attraverso alcune invenzioni dell'antica Roma, abbiamo esplorato l'eredità indelebile lasciata da questa straordinaria civiltà. Dalle maestose strade agli ingegnosi acquedotti, l'impero romano ha plasmato il nostro presente in modi sorprendenti. Attraverso le innovazioni tecnologiche, culturali e architettoniche, gli antichi romani hanno creato un lascito duraturo che ancora oggi si riflette nelle fondamenta della nostra moderna civiltà. Ci auguriamo che questo viaggio abbia ampliato la tua comprensione dell'impatto di una delle culture più influenti della storia e ti ringraziamo per essere stato con noi. Se il video ti è piaciuto, ti invitiamo a lasciare un like, ad effettuare l'iscrizione al canale e ad attivare la campanella per restare sempre aggiornato sui nuovi contenuti. A presto!